A volte ritornano, ragazzi, ma non sempre è una cosa negativa. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di P-Network. In realtà non è mai sparito, se non dai riflettori, ma ha continuato a vivere, a crescere e a sviluppare un grandissimo ecosistema con un'innovativa tecnologia blockchain che si candida ad essere uno dei progetti DAO più completi e avanzati attualmente esistenti al mondo. Togliendo il rumore di sottofondo dei video clickbait dove si giocava sui P minati senza neanche comprendere i meccanismi, andiamo a vedere davvero nel vivo di che cosa si tratta. Andremo a analizzare quello che è il progetto, vedere gli aggiornamenti, le novità, ma soprattutto vedremo come il 2024 potrebbe essere l'anno della svolta, potrebbe segnare l'inizio della diffusione di massa di questo progetto attraverso l'apertura della Mainnet al grande pubblico. Prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo che questi non sono consigli di natura finanziaria, non proponiamo prodotti di investimento né raccolta di risparmio, semplicemente questo è il mio percorso, sono le mie personali opinioni e come tale vanno valutate. Fatevi sempre seguire da un esperto in materia e ricordate sempre che la blockchain può offrire grandissime opportunità, ma può anche celare grandissime insidie. Iscrivetevi, attivate la campanellina, se vi interessa l'argomento e volete essere aggiornati, fatemi sapere se siete già all'interno del P, se avete già avuto modo di scaricare il wallet, se stiate già minando i vostri P e se avete fatto conoscere questa grandissima opportunità ai vostri amici. Piccolo disclaimer e poi entriamo nel vivo. Eccoci arrivati al punto, ragazzi, facciamo un riassuntino di quello che è appunto P-Network. Chi mi segue già da un po' di tempo forse avrà visto un paio di video, uno dove spiegavo appunto in maniera un pochettino più arcaica di che cosa stiamo parlando, di che cos'è il progetto P, e l'altro spiegavamo il concetto della Mainnet e cercavamo di spiegare a tutti coloro che non capivano diciamo il reale valore del P, come funzionava il progetto, sia il fatto che eravamo in fase di pre-mainnet e che dovevamo attuare il processo di KYC per l'introduzione del nostro wallet e quindi della nostra persona all'interno della mainnet stessa. Rivedremo questi concetti all'interno del video, ragazzi, chi vuole dare un'occhiata lascerò comunque appunto in descrizione. Brevemente, P punta ad essere uno dei più grandi progetti DAO e DeFi esistenti al mondo, ragazzi, che abbraccia non solo quello che è la classica blockchain e quindi finanza decentralizzata, ma che vuole unire a questo un ecosistema che è appunto legato al web 3.0, all'intelligenza artificiale, allo sviluppo delle DApp su blockchain, allo sviluppo di una community con cui si può interagire sempre all'interno dell'ecosistema appunto P, ma soprattutto punta all'utilizzo della criptovaluta P in massa all'interno appunto del mondo reale. Ecco, ragazzi, ed è recente questa novità molto interessante che poi andremo a sviscerare, cioè la possibilità di poter iniziare fisicamente a utilizzare questi P non solo per l'utilizzo delle app, delle DApp, ma anche all'interno della vita reale. Siamo ancora in una fase di sviluppo, ma questo è uno degli obiettivi più ambiti di tutti i progetti, poi il reale utilizzo della moneta, se non quello veramente legato alla speculazione e al mero guadagno dall'aumentare o da diminuire del prezzo. Il reale utilizzo di un valore che è slegato da organismi decentralizzati. Quindi davvero siamo ad un punto davvero molto interessante, ragazzi. Tutto questo attraverso lo sviluppo di un network, di un ecosistema in larghissima scala, grazie all'utilizzo di uno strumento che ormai abbiamo in mano tutti i giorni e che praticamente tutti abbiamo, ossia l'utilizzo del nostro smartphone. Vedremo poi una piccola sezione all'interno di questo video dove facciamo vedere brevemente l'applicazione, ma molto banalmente attraverso questa applicazione e attraverso l'iscrizione al network, che per inciso è gratuita, ripeto, è gratuita perché nessuno
obbliga nessuno ad acquistare nulla all'interno di questo network. Per essere membri attivi all'interno di questo network bisogna essere degli utenti innanzitutto, e perché no sviluppare il network stesso attraverso il passaparola. Ricordo, per chi volesse entrare all'interno del mio network, tra parentesi troviamo il link in descrizione, non c'è nulla da acquistare, quindi togliamo questo piccolo spoiler, facciamo questo piccolo spoiler, scusatemi, volevo dire. Quindi attraverso questo strumento, attraverso questo smartphone, noi avremo l'opportunità di minare le nostre criptovalute attraverso un meccanismo di consenso che di fatto non va a intaccare l'hardware del cellulare, né tantomeno consumo e l'energivorità, ma utilizza un sistema di mining che mischia il protocollo legato, che utilizza un protocollo proprietario legato alla creazione del network, quindi in base alle conferme di identità che il nostro network può dare, accresce un coefficiente che ci permette poi di minare ancora più P, oltre ad un fattore legato allo staking all'interno del nostro wallet della moneta P, ragazzi. Nel white paper troverete tutte le informazioni necessarie, non mi sono messo a fare il calcolo, nella sezione dell'app trovate tutte le informazioni per la determinazione del calcolo stesso. Quindi attraverso questo strumento davvero innovativo si punta a raggiungere davvero tutti, non abbiamo più scuse. La cosa che rende davvero unica P, che ovviamente questi utenti devono essere utenti reali, non devono essere utenti finti, multi-account e bot. Da qui la nascita della necessità del KYC, il Know Your Customer, ossia l'identificazione dell'utente abbinato al wallet. Ragazzi, il KYC lo fanno tutti, lo fanno banche, istituzioni e quant'altro. Avevo fatto anche un video anni fa dove spiegavo brevemente questo concetto. Questa cosa è stata, accolta con un po' di diffidenza, anche con una vena, stizzita, quando in realtà è un valore aggiunto, ragazzi, perché il valore di un network è legato al numero di utenti reali che vivono il network stesso e che vivono, i prodotti e i servizi della DAO in cui sono all'interno. Se io ho 10 account e di fatto non ne utilizzo neanche uno, non do nessun valore. Se io come singolo utilizzo la DApp, poi utilizzo il cellulare per fare il mining e per accrescere il protocollo di consenso e la sicurezza della blockchain, poi ho il negozio convenzionato che mi vende le caramelle con IP network e ho la possibilità di sviluppare progetti in Web 3.0 o in DApp sulla blockchain nativa, viene da sé che la differenza è abbastanza evidente, ok? Quindi questo è la base. Eccoci qua, ragazzi, passati alla versione desktop, dove possiamo andare a fare un riepilogo di quello che è il progetto P, la roadmap e così via. Ci sono tanti punti da analizzare, lo faremo in maniera un pochettino più rapida, poi a voi la curiosità, ragazzi, di capire, non posso essere curioso per voi, ma cercherò di darvi delle pillole, per instillarvi un pochettino più di curiosità. Facciamo il riepilogo di quello che è il progetto P. 47 milioni di utenti coinvolti, ragazzi, quindi vuol dire che 47 milioni di persone a livello mondiale hanno scaricato l'applicazione di P e stanno interagendo con l'ecosistema di P nell'ecosistema web 3.0, ok? Che non significa solo mining, ragazzi, ma quello lo vediamo brevemente. Libero di estrarre criptovaluta, ossia la possibilità tramite l'applicazione di estrarre senza l'utilizzo di estrarre P senza l'utilizzo ovviamente di software costoso, di dispendio di energia a livelli insostenibili, ma semplicemente tramite cellulare, tramite un sistema di cloud mining e un sistema di protocollo di consenso che unisce lo staking del P all'interno del proprio wallet, oltre che alla rete che
che noi stessi possiamo creare e che convalidiamo per accrescere il livello di mining stesso. È un concetto un po' macchinoso, ma lo potrete approfondire se vorrete, non sono un matematico io, lo sapete, anzi vi ricordo che chi volesse entrare all'interno del mio network può farlo in maniera gratuita, link in descrizione. Oltre 35 membri di team che lavorano a livello globale, quartier generale in Silicon Valley, con diciamo membri di spicco anche in Europa e in Asia, quindi sostanzialmente siamo a livello globale con questo progetto. Tecnologia proprietaria rivoluzionaria, ovviamente legata appunto al metodo di mining e alla soluzione KSC per l'identificazione dell'utente, quindi avere un'utenza reale e non fittizia creata da bot, da multi account fake e così via. Questa è la grande potenza appunto del network, perché se sono utenti reali e non sono diciamo macchine, la differenza è davvero tanta, perché non solo per il mining ma a parte per l'utilizzo dei servizi, dei prodotti di questo ecosistema. Quindi fondamentale questo aspetto, e chi non lo capisce, chi è diffidente sul KSC dovrebbe ragionare su questo aspetto qua. La tabella di marcia, ragazzi, qua fa vedere brevemente la roadmap. C'è stata una fase beta, la rete di prova dove avevamo la possibilità di utilizzare una mainnet di testnet dove poter prendere confidenza con la blockchain DP. Siamo passati alla mainnet ufficiale ma chiusa, non condivisa a livello globale, quindi c'era il famoso passaggio dei nostri IP nella mainnet reale, quindi attraverso la creazione di un wallet e attraverso il processo di KYC, il famoso processo di KYC, altrimenti non si possono migrare appunto IP che noi abbiamo generato attraverso il mining fondamentalmente. E ci sarà l'apertura della mainnet, ok, che sarà legato ovviamente al raggiungimento di un determinato numero di obiettivi che sono nella sostanza legati al raggiungimento di una massa critica di utenti certificati, perché sì che è vero che sono 47 milioni di utenti che hanno scaricato, ma AP interessano gli utenti reali, ok? E oltre ad un determinato numero di app e di servizi decentralizzati che permettano AP di farsi conoscere appunto al grande pubblico in maniera più completa. Potrebbe succedere questo nel 2024, lo vedremo, cercheremo di capire se effettivamente è così, ce lo auguriamo tutti, ragazzi, perché prima esce e meglio è, fondamentalmente per tutti. Qua abbiamo tutte le sottocategorie che possiamo approfondire per vedere, diciamo, le applicazioni e i servizi del network. Vabbè, innanzitutto l'app per il mining, io vi farò vedere le più veloci, le più comuni, le più importanti, la chat DP dove ci si può tenere in contatto con il network, con la rete e scambiarsi idee e opinioni, ok? Il brainstorming, che è appunto diciamo un luogo virtuale dove poter proporre i propri progetti, le proprie app e così via, e il browser P, che è diciamo appunto lo strumento per la navigazione del web 3.0 di P, ok? E tutta una serie di altri strumenti per gli sviluppatori, che vabbè io ovviamente non entro nel merito perché diciamo non rientra nelle mie competenze. Ovviamente la blockchain di P, che è davvero qualcosa di spettacolare, e la possibilità di diventare anche nodo con il proprio desktop. Non ho ancora diciamo approfondito questo argomento, lo farò e magari faremo anche un video se vi interessa. Il processo del KYC, molto importante, e il portafoglio P, ecco, questo è un elemento fondamentale, diciamo, dove possiamo tenere i nostri P generati, ok. Abbiamo anche il Block Explorer dove possiamo vedere lo storico delle transazioni fatte con il P. Io farei un salto anche veloce al supporto, dove possiamo vedere che ci sono una serie di domande, è davvero molto lunga, sono tante domande, non le guarderò, ragazzi, onestamente, fatelo voi. Qua c'è davvero uno strumento che ci permette di capire tutte le principali avere tutte le principali risposte alle domande che ci possiamo porre. Vedevo che tra l'altro c'è anche la wiki della community,
tanta roba anche da questo punto di vista, oltre che al supporto. Nel prossimo spezzone, ragazzi, nel prossimo modulo andiamo a vedere brevemente nell'app come si presenta appunto l'app di P-Network. Ed eccoci qui in questo modulo dove andiamo a vedere brevemente come funziona l'app di P e l'ecosistema che raccoglie, ragazzi. Nella sostanza facciamo una breve carrellata di tutto quello che abbiamo detto prima. Andiamo sulla nostra app P e qua troviamo fondamentalmente la dashboard dell'applicazione. Come potete vedere qua c'è tutto concentrato quello che è l'ecosistema e il web 3.0. Troviamo la chat dove troviamo tutta la community con cui poter interagire, il nostro wallet dove possiamo detenere i nostri P e ovviamente creare il wallet tramite il KYC, quindi avere un'identità legata al nostro wallet, il brainstorm che è il luogo dove possiamo ovviamente esporre le nostre idee, i nostri progetti per lo sviluppo e il voto anche degli stessi, l'app di mining del P che vediamo a breve, la blockchain dove possiamo leggere appunto tutta la blockchain testnet e mainnet, l'area dedicata agli sviluppatori e al KYC. Poi abbiamo la testnet di appunto P. Andiamo su Mine, ragazzi, che è quello che poi ci interessa all'inizio. Questo tastino verde dove vedete che vi riguarda 0,04 è quello dove ogni 24 ore dovrete andare a cliccare per minare i nostri P. Qua troviamo le principali novità, l'info sulla mainnet, ok? Qua troviamo sul tasto destro tutto quello che ci può interessare su P. Pagina iniziale, la mainnet, le applicazioni di P, ok? Quindi per chi vuole andare già a vedere le DApp create sull'ecosistema P, mina P, vedremo tutto un meccanismo di mining legato allo staking in wallet e al nostro network, il gruppo di affiliati, i ruoli, la chat di P, la possibilità di diventare nodo tramite desktop, le domande frequenti, il white paper, il portale di supporto e così via. Come potete vedere abbiamo tutto a portata di click, ragazzi. Se andiamo sulla mainnet ad esempio vediamo la mia situazione: saldo non verificato, saldo trasferibile, saldo migrato. Quindi il mio saldo migrato è quello già inviato al mio wallet a seguito del KYC e a seguito della verifica di una parte del mio network, perché vi ricordo che era lì quello che era uscito poi come ragionamento che tutti dicevano: io 1 milione di euro di conto valore, io 10 milioni, io 100 milioni, premesso che il P non è listato e premesso che proprio come è scritto nel white paper la prima cosa, il P non è stato creato per far lucrare le persone, ma come progetto DAO utilizzabile a livello mondiale. Ovviamente poi il valore è una sua conseguenza, ma non era quello lo scopo. Quindi quello che non capivano influencer e non è che quel milione di P era nulla se non venivano verificati attraverso il processo di KYC e del loro stesso wallet e del wallet dei propri affiliati. Quindi qua vediamo il saldo non verificato, invito anzi tutti coloro che non si sono ancora verificati di farlo. Saldo non verificato, saldo trasferibile sulla mainnet, quello che ho migrato che potrebbe essere minato, che potrebbe essere trasferibile, e quello invece già migrato. Qua sotto vediamo la lista di controllo della mainnet, qua possiamo aumentare il tasso di lockpick, ossia il tasso di P lasciati in staking, se possiamo così dire. Ok, qua abbiamo la possibilità di avvisare il nostro gruppo per sollecitarlo al KYC, e qua sotto i nuovi capitoli del white paper. Questo ad esempio è quello che riguarda il mining, ragazzi. C'è davvero l'imbarazzo della scelta, fatevi un giro, vedete un attimino, voi curiosate. Vi lascio il link in descrizione per chi si volesse iscrivere. Vi ricordo e ripeto per l'ennesima volta che vi potete iscrivere in maniera gratuita e non vi verrà chiesto nessun esborso di USDT o altro. Quindi questo è quanto. Io direi che siamo alla fase finale, facciamo i saluti e ci vediamo appunto alla fine di questo video.
Ed eccoci arrivati quindi alla conclusione, al diciamo termine della commedia del nostro video, dove ci salutiamo. Spero e mi auguro che questo video vi sia piaciuto, ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate. Resto convinto di quello che ho detto in fase di inizio, sia che ad oggi a mio avviso P-Network è, credo, il più completo progetto DeFi e DAO attualmente in circolazione, sia per community a livello mondiale ovviamente, sia per diciamo gli aspetti legati alle DApp, al social fi, al web 3.0 e alla blockchain e al mining e con il sistema innovativo che ha. Fatemi appunto sapere cosa ne pensate, come vi dicevo prima appunto iscrivetevi al canale se volete rimanere aggiornati su queste ed altre realtà. Fatemi sapere se siete iscritti a P, nel caso vi ricordo che se vorrete entrare all'interno del mio network in maniera completamente gratuita, non bisogna pagare nulla, potrete iniziare anche voi a minare i vostri P. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento da P Network e Guadagno Web. Ciao!